La Liguria, nel nord-ovest d'Italia, è una magnifica regione tutta affacciata sul mare, con alle spalle una lunga catena montuosa, le Alpi a ponente e l'Appennino dal centro fino a levante. Nell'estremo ponente, lungo la Riviera dei Fiori e alle porte della Valle Argentina, si trova il comune di Taggia. A pochi chilometri da Sanremo e dalla Costa Azzurra, gode di un clima mite che lo rende una meta turistica appetibile tutto l'anno. Anche se i primi insediamenti umani risalgono all'epoca pre-romana, fu solo nel 641 d.C. che nascerà ufficialmente Tabia. Per il borgo, edificato tra la piana del torrente Argentina e i primi versanti della valle, fu determinante l'arrivo dei monaci benedettini, che si adoperarono nell'apertura delle vie commerciali, nell'allevamento nonché, secondo la leggenda, nell'affinamento della coltivazione dell'olivo, trasformando radicalmente l'economia della zona. Il territorio comunale comprende, oltre all'omonimo centro storico, anche le località di Levà e di Arma, quest'ultima oggi importante sede del turismo balneare e che si estende per tutto il lungomare, dalla Darsena a levante fino alla preistorica Grotta dell'Annunziata e la Torre Barbaresca a ponente, già territorio di Sanremo. Se il turismo è la principale risorsa economica della città, è sufficiente salire sulle colline circostanti per ammirare i famosi uliveti e frantoi, assieme alle coltivazioni di fronde ornamentali e fiori, come i tipici mughetti. Dalla celebre oliva cultivar taggiasca viene ricavato l'altrettanto famoso olio extravergine, di colore giallo intenso e dal sapore fruttato e leggermente piccante. A questi, si accompagnano altri prodotti locali come i canestrelli, dei taralli salati a base di farina e olio, i biscotti al finocchio e il moscatello di Taggia, vino bianco DOC della Riviera di Ponente. La gastronomia taggiasca è anche al centro delle celebrazioni della festa di San Benedetto, patrono della città. Secondo il mito, il vescovo Benedetto Rebelli evitò il saccheggio dei Saraceni inscenando un precedente attacco alla città tramite l'accensione di falò tra i vari caruggi. È la festa dei Furgari, e si svolge il secondo sabato di febbraio, notte nella quale vengono distribuiti i canestrelli e, per rievocare l'evento, vengono accesi fuochi e fontane pirotecniche, dai quali deriva il nome della ricorrenza. Nel finire dello stesso mese, si svolge ormai da decenni il tradizionale corteo storico con i costumi d'epoca, che ricorda l'antico e illustre passato di Taggia. Col giungere dell'estate, nelle ultime settimane di luglio, si tiene un'altra straordinaria rievocazione per la ricorrenza di Santa Maria Maddalena del Bosco. La vigilia i Maddalenanti, partendo dal centro del paese, si avviano verso l'eremo di Maddalena, dove si festeggerà tutta la notte. Il giorno seguente, invece, viene svolto il rito del Ballo della Morte, una rappresentazione teatrale con protagonisti due giovani innamorati. Negli stessi giorni, anche Arma si colora per la festa di Sant'Erasmo. Il patrono viene portato in processione fino al mare, dove prenderà il largo, benedicendo tutte le imbarcazioni. La sera stessa, si celebrerà con fuochi d'artificio e lanterne in acqua. Ma Taggia non è solo storia. A maggio tradizione e innovazione si uniscono nell'evento annuale, Meditaggiasca, Expo della Valle Argentina dove si riuniscono chef, artigiani, contadini ed esperti provenienti dall'Italia e dall'estero per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali. La città è tra le patrie del pallone elastico, uno dei più antichi giochi nazionali. Non meno importanti sono però altri sport come il tennis, con i famosi campi della Darsena, pluripremiata con la bandiera blu, attira tutti gli anni gli amanti della vela, del nuoto e della pesca sportiva. Famosa è anche la pista ciclabile, che si estende da Ospedaletti a Imperia, ripercorrendo i vecchi binari della ferrovia per circa 30 km. Per gli amanti della montagna, numerosi sono i percorsi da intraprendere sia a piedi che in mountain bike tra la Valle Argentina e quella del San Lorenzo. Basta fare qualche chilometro verso l'entroterra per ritrovarsi ai piedi delle Alpi,
dove si può accedere alla famosa alta via dei Monti Liguri, che attira appassionati di trekking da tutta Italia e non solo.